Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la mitica Ford Gran Torino di Starsky e Hutch, il modello in scala 1 a 8, l'edizione Hachette e il montaggio è il numero 62. Probabilmente seguirà subito dopo questo video, anzi per meglio dire sempre in questo video, il montaggio del numero 63 perché abbiamo veramente poco da montare e quindi ritengo che non sia il caso di fare un numero specifico solo per il 63. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie infinite ragazzi. Come già sapete, almeno chi mi segue lo sa, ho superato il 1.000.000 di visualizzazioni totali, grazie a tutti. Alle persone invece che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Allora, in questo numero troviamo questo grande pezzo di plastica che è la base della seduta anteriore, ancoraggio della cintura di sicurezza destra, lettera R, e la sinistra, lettera L. 3 serie di viti, tutte e 3 destinate ad essere avvitate nella plastica, quindi mi raccomando non usate alcun tipo di lubrificante se dovrete crearvi o se vorrete crearvi i filetti, anche se io sapete che lo faccio, però qua anche la plastica è molto tenera, quindi insomma vedete voi come vi sembra più corretto a voi procedere, procedete. Quindi questa e questa, ecco qua. Andiamo subito a vedere se c'è qualche difetto di lavorazione nella plastica, che poi non è un difetto ma è il punto di iniezione dove poi viene staccato dallo stampo il pezzo di plastica finito. Eccolo qua, questo andiamo a toglierlo, questo, e lo rendiamo perfettamente in linea con la linea obliqua che abbiamo qui. E sì, avete visto, guardate, dopo che avete limato il pezzo, per far sì che non rimanga bianco, vi basterà passare il metallo liscio, premendo, e lui tornerà lucido e non vi accorgerete di nulla. Bene, questo l'ho già fatto prima. Perfetto. Ho preso subito 2 viti UP, me le sono andata ad avvitare qui. Questo è quello che abbiamo montato, insomma dove siamo arrivati nel montaggio del numero 61. Poi ho preso 4 viti KP, me le sono avvitate qui. Infine ho preso 4 viti OP e me le sono andate a mettere qui, però ripeto, attenzione perché la plastica è molto tenera, quindi non serve assolutamente che arriviate fino in fondo. Poi vi faccio vedere anche un'altra cosa. Io mi sono bloccato le cinture di sicurezza
con due viti QP, una l'avete trovata nel montaggio precedente, vi è avanzata di sicuro, quindi il numero 61, e un'altra dove avete assemblato l'altro sedile, il pezzo dell'altro sedile, comunque l'avete perché ne ho avute due io e ne dovete avere per forza due anche voi, e le ho messe qui. Ecco qua. Andate a lavorare sui fianchi e tirate in giù questa plastica, altrimenti poi quando andrete ad assemblare vi rimarrà la plastica che si vede qui attaccata a questa. Poi magari tornerà su di nuovo a causa della spinta della spugna che abbiamo all'interno, però io provo lo stesso a fare così. Bene, a questo punto prendo questo, metto il sedile così, mi vado a rimuovere le due viti UP, ecco qua. Inseritelo bene, non soltanto qui dove c'è il perno che scorre nella guida della regolazione del sedile, ma anche qua dietro, attenzione, questo perno deve rimanere a filo della plastica, questo invece è un po' più alto. Quanto dovete stringerle? Le stringete forte fino in fondo, non lasciate nessun gioco, perché tanto anche se arrivate in battuta il collarino batterà sotto il perno e vi permetterà lo stesso questo lavoro, ma eviterà che abbiate dei giochi. Ok? Bene, fatto questo prendiamo il pianale abitacolo interno, così. Questa è la parte sinistra, quindi andiamo a prendere la lettera L. Svito le due viti KP. Questo è l'ancoraggio della cintura di sicurezza. Metto così. E avvito. Controllate che tutto sia a posto. Qui non va bene. Non so se si vede. Guardate. Vedete? Non pensate che vi basti evitare la vite perché il pezzo venga tirato contro la battuta. Potrebbe anche essere, ma potrebbe anche sì che voi roviniate il filetto all'interno della plastica. Quindi spingetelo con le dita. E cerchiamo di farlo battere. Vediamo. Ecco. Così va benissimo. Adesso avvito. Allora, nel mio rimane appena un filo, ma piccolissimo, però tra la plastica che ho messo e questo.
però è perfettamente uguale sia da qua che da qua, quindi io lo lascerei così. Faccio la stessa cosa dall'altra parte. Sì, vedete cosa vi volevo dire? Vedete quella luce che c'è qua sotto? È uguale, quindi deve essere montato così, non vi preoccupate. Perfetto, che bello. Adesso vado a rimuovermi le 4 viti OP. Bene. Giro questo al contrario, mi aiuterà meglio a vedere i perni quando sono allineati con i fori. Ecco uno qua, perfetto. Ok. Controllate che, aspettate, ecco qui, che questa parte arcata qui sia perfettamente imbattuta con questo tunnel e che tutto intorno qui il sedile tocchi perfettamente al pianale. Dopodiché potrete stringere. Controlliamo l'escursione del sedile. Perfetto. E perfetto. E il montaggio è terminato. Adesso prendo subito il numero 63. Chi avesse piacere di dare lettura all'interno del fascicolo e di guardare le immagini lo potrò fare guardando il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Ecco qui. Montaggio della seduta posteriore, parte prima. Telaio dello schienale posteriore, tutto in plastica.
e la parte superiore del ripiano posteriore, dove qui ci si mette qualcosa, poi dietro c'è il lunotto termico. Bene, controlliamo che non vi siano degli sfridi di lavorazione, altrimenti eliminiamoli. Questo va bene. Attenzione quando andate ad eliminare gli sfridi, perché non dovete assolutamente rovinare la linea perfetta, altrimenti è più il danno che andate a creare rispetto a quello che dovevate sanare, quindi piuttosto lasciate perdere. Ok. E poi abbiamo una serie di viti HP. Ovviamente abbiamo plastica e sono da evitare nella plastica. Anche qui ricordo sempre, ovviamente alle persone che mi vedono per la prima volta, di non usare alcun tipo di lubrificante per creare i filetti. Ecco qua. Questo va messo così. Voilà. Vediamo se la plastica è tenera, altrimenti mi creo il filetto. No, potete evitarlo tranquillamente, non serve crearvi nessun filetto. Vi do un consiglio: quando avitate queste viti che vi danno loro, ovviamente, non date per scontato che siano giuste come lunghezza, ma quando le stringete, controllate che non vi creino il punto bianco fuori, altrimenti dovrete levarle, limarle un po', quindi renderle poco più corte e inserirle nuovamente. Vi dico questo perché chi sta montando Robocop, il cyborg Alex Murphy, sulla coscia ci sono state date delle viti più lunghe che hanno creato un rialzo della plastica esterna. Ok? Queste vanno bene. Perfetto. Ecco perché ho deciso di fare anche il montaggio 63 insieme all'uscita numero 62, perché abbiamo già finito. Questo è il risultato finale e questo poi comunque andrà messo qua. Ecco, proprio così. Adesso metto pausa e prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. Che spettacolo! Ecco qua. Prendo il resto. Ed è tutto qui in 63 uscite. Lampeggiante, con una plastica che meglio di questa Hachette non avrebbe potuto riprodurla, perché sembra che è viva di luce propria, pur non essendo funzionante. Sembra acceso, bellissimo.
Avete visto che riproduzione splendida. Qui ci saranno 6 luci LED che illumineranno tutte e 6 le sedi dedicate. Io sinceramente non ho mai avuto un modello così grande, ne ho diversi in scala 1 a 8, anche della Poker Riva Rossi. Diciamo che quelli un po' più datati come me se li ricorderanno. Erano già dei modelli meravigliosi con tanti difetti, ma erano già veramente belli e costosi, valevano il prezzo che costavano. A differenza del caro, che è tutto ciò che costa di più di quello che in realtà vale. Poi cosa vi posso far vedere ancora? Ecco, rimuovo questo e questo, ecco qui, e possiamo anche salutarci. Grazie a tutti ragazzi di continuare a contribuire a dar vita alla crescita del canale. Con tutto il mio cuore, grazie a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi sempre che ne abbiate piacere e non dimenticate anche di attivare la campanella, perché io di video ne faccio veramente tanti, anche grazie alle persone che mi stanno sempre più commissionando il loro modello, e anche di questo vi ringrazio. Un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Al prossimo video, ciao a tutti da Michele.